Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro e un nuovo interattivo. Oggi con questo interattivo chiederemo un messaggio direttamente al nostro superiore. Per chi non è abituato a questa terminologia, spiego un attimo brevemente. Per sé superiore si intende la parte eterna di noi stessi, quindi che trascende il tempo e lo spazio. Per chi crede nella reincarnazione è quindi la parte di noi stessi che si reincarna nelle varie vite e di conseguenza è la parte più saggia di noi stessi. Perché? Perché non è influenzata dal nostro quotidiano, non si identifica né con il nostro ego, la voce che ci parla nella testa, né con le nostre emozioni. È un po' la nostra guida interiore, possiamo definirla così, che quindi persegue la nostra evoluzione spirituale e il nostro bene più alto. Per cui è importante comunicare con essa. È solitamente la parte con cui comunichiamo grazie anche all'intuizione, a volte anche con i sogni e con cui si può comunicare anche attraverso i tarocchi. Bene, come al solito abbiamo tre varianti tra cui scegliere. La prima è quella con il quarzo fumé, la seconda con la fluorite verde e la terza con l'agata azzurra. Come al solito vi ricordo che questo interattivo non ha limiti temporali, per cui è valido nel momento in cui guardate il video, forse anche tra 10 anni e potete stoppare il video per scegliere con calma l'opzione che più vi attrae e poi scorrere il video fino alla parte che vi riguarda. Bene, noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella del quarzo fumé. E vediamo subito il messaggio del sé superiore con le carte Dixit. Abbiamo una lampada cinese, quelle rosse di carta, con un draghetto che svolazza attorno. Beh, dunque, innanzitutto il drago è un simbolo di fortuna, almeno in Cina, è considerato appunto di buon auspicio, di prosperità e questa lampada indica, a me dà un senso di calore, di conforto e anche volendo di promesse. C'è un invito a entrare, per come la vedo io. Quindi sembra proprio di buon auspicio. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Questo è un arcano di altri tarocchi e vediamo che c'è il paggio di Pentacles, di denari. Il paggio di denari indica nuovi progetti, una nuova strada che si sta avviando anche se agli inizi, indica nuove abilità che si stanno imparando, a volte un percorso di studi, a volte un apprendistato, comunque un qualcosa di concreto che si sta avviando nella nostra vita. Vediamo i dettagli con l'altro mazzo di tarocchi e abbiamo l'otto di coppe, il cavaliere di spade e poi il 5 di denari. Dunque,
il messaggio riguarda un qualcosa che voi state abbandonando, state voltando le spalle a una situazione, o dovete voltare le spalle, secondo il vostro sé superiore, a una situazione che vi fa star male, ehm, perché l'otto di coppe appunto, vedete, proprio c'è la figurazione di una persona che si avvia verso anche qualcosa di ignoto, lasciando appunto le coppe alle proprie spalle. Quindi è comunque appunto una carta che indica una scelta, un abbandono. Secondo appunto il vostro sé superiore, voi avete la necessità di abbandonare una situazione che non vi fa star bene e dovete anche fare chiarezza su cosa effettivamente non vi fa star bene, perché appunto il Cavaliere di Spade è, è il simbolo, l'energia che vuol far chiarezza nella propria vita, ma anche porre delle azioni veloci, quindi in maniera anche decisa, perché le spade sono proprio una presa di posizione, un taglio netto che si dà, e il cavaliere in generale è un'energia di azione. Quindi appunto secondo le carte c'è anche una specie di urgenza, secondo il vostro sé superiore, avete una necessità abbastanza urgente di abbandonare una situazione che vi fa star male e sicuramente le conseguenze non saranno facili all'inizio. Un primo momento ci sarà un senso di povertà interiore, di abbandono, di come dire, l'abbandono di una strada, di un percorso conosciuto sicuramente vi farà sentire a disagio, vi avrà delle conseguenze materiali anche non bellissime, in senso anche come dire, una certa povertà, di spirito, ma forse anche materiale da un certo punto di vista. Questi sono due mendicanti, appunto, quindi abbastanza iconica come carta, e quindi sicuramente le conseguenze di breve periodo di questo cambio di percorso non saranno facili, però secondo il vostro sé superiore in realtà vi permetteranno di iniziare un percorso nuovo dove crescerete sia interiormente che materialmente, perché appunto il paggio di denari riguarda comunque l'elemento della terra, quindi ci saranno anche delle conseguenze, un nuovo inizio dal punto di vista materiale, probabilmente lavorativo, e appunto fortunato, come indica appunto questa carta dove c'è il drago all'inizio di questa specie di casetta lampada. Quindi secondo appunto il sé superiore delle persone che hanno scelto questa variante, c'è la necessità, riassumendo, la necessità urgente di svoltare, di cambiare la propria situazione, di dare le spalle a qualcosa che vi fa star male, anche se le conseguenze di breve periodo possono spaventare, potranno essere effettivamente non facili, perché poi nel lungo periodo ci saranno dei vantaggi, soprattutto all'inizio di un nuovo percorso fortunato, secondo appunto questa carta, fortunato e prospero. Spero che questa piccola lettura vi abbia aiutato, vi abbia dato degli spunti di riflessione. In questo caso vi invito a mettere il like al video, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!
Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella della fluorite verde, e vediamo subito il messaggio delle carte e del sé superiore. Abbiamo rappresentati in questa carta due personaggi in attesa con delle valigie. Sembra che stiano attendendo un autobus. Quindi appunto rappresenta l'idea che si è in attesa di un evento, di un qualcosa per poter iniziare un nuovo percorso. Si è fatti le valigie, ci si sente preparati, ma non abbastanza, si sta aspettando una sincronicità, un evento, un qualcosa che ci veramente spinga a cambiare la nostra situazione. Vediamo con l'arcano dei tarocchi e c'è la ruota della fortuna che indica appunto un cambiamento anche abbastanza radicale e comunque esterno, quindi abbastanza in linea. Vediamo i dettagli con i tarocchi. Abbiamo il 4 di denari, la morte e il 10 di coppe. Queste carte sono estremamente allineate le une con le altre. Sì, praticamente il messaggio è abbastanza, è molto chiaro, anzi. Chi ha scelto questa variante ha dei piani, ha l'intenzione di cambiare delle cose nella propria vita e sta aspettando un qualcosa, un evento esterno che permetta appunto questo cambiamento. Secondo il vostro sé superiore appunto arriverà e le conseguenze saranno estremamente positive per voi. Il 4 di denari indica una situazione relativamente stabile in cui vi trovate, che subirà un cambiamento, una trasformazione radicale e le conseguenze di questa trasformazione saranno molto buone, molto belle, soprattutto a livello emotivo. Il 10 di coppe è un po' l'apoteosi del lato emotivo, quindi qui addirittura si vede una famigliola, una coppia felice con i bambini, quindi potrebbe anche indicare appunto un coronamento di una situazione sentimentale, però non necessariamente, può anche indicare dei cambiamenti a livello di carriera, solo che sono dei cambiamenti che vi appagheranno soprattutto dal punto di vista emotivo. Quindi il messaggio del vostro sé superiore è estremamente positivo in questo caso. Il cambiamento che state attendendo si verificherà e implicherà una trasformazione estremamente positiva della vostra situazione e che quindi non avrà assolutamente delle implicazioni negative, almeno io non ne vedo nelle carte, solo che appunto voi state qui, state aspettando anche abbastanza trepidanti. Questo è un po' il messaggio di questa carta e secondo appunto il vostro sé superiore continuate ad aspettare perché sta arrivando qualcosa o qualcuno che vi aiuterà a trasformare la vostra vita in meglio, per un certo verso dal punto di vista sicuramente delle emozioni. Vi sentirete estremamente soddisfatti, estremamente appagati. Beh, è una bellissima stesa, vi auguro veramente tutto il meglio. Se avete trovato degli spunti utili di riflessione da questa piccola lettura, vi invito a mettere il like al video, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi video.
e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella dell'agata azzurra. Vediamo subito il messaggio del sé superiore con le carte. Questa carta abbiamo un elefantino che suona, cerca di suonare dei bongo o jambé, credo si chiamino, però è avvinghiato a delle liane e quindi in realtà non può suonare. Questo secondo me vuol dire che appunto vi trovate in una situazione dove siete impossibilitati ad esprimere voi stessi, soprattutto il vostro lato più artistico, ma in generale comunque in una situazione in cui le vostre azioni sono limitate. Vediamo con una carta dei tarocchi e abbiamo l'energia del Cavaliere di Denari, che è un'energia ponderata, lenta, razionale, solida, ma anche molto rigida per un verso. Quindi potrebbe significare che il vostro lato pratico non vi permette di esprimere il vostro lato un pochino più estroso o comunque più vicino alla vostra vera natura per un certo verso. Vediamo un po' i dettagli con le altre carte dei tarocchi. Abbiamo la carta della giustizia, abbiamo l'otto di spade e abbiamo l'asso di bastoni. Dunque, l'otto di spade sicuramente richiama questa carta con l'elefante, perché in entrambi i casi vedete che siete limitati nelle vostre azioni. Addirittura l'otto di spade è anche più esplicito perché c'è una benda sugli occhi, c'è un cerchio di spade come un recinto che vi racchiude. In realtà non è chiuso completamente, però appunto siccome voi avete le bende sugli occhi non riuscite a vedere la via d'uscita. È una carta molto forte, questa dell'otto di spade, come se steste in una prigione, appunto, una prigione che vi siete costruiti da soli. La giustizia è una carta di decisione oltre che di equilibrio. È una carta che implica un dover prendere delle decisioni e voi non riuscite, appunto perché non vedete la realtà oltre la benda, oltre il vostro recinto di spade. Non riuscite a muovervi e quindi non ce la fate. Invece appunto il messaggio del vostro sé superiore è quello di prendere una decisione, di tagliare come la giustizia con questa spada che ha nella mano destra, e tagliare la benda davanti agli occhi e cercare di capire dove volete andare, di liberarvi anche le mani, di prendere una azione, come indica appunto l'asso di bastoni, che è una carta di azione fondamentalmente, di una forte energia. Vedete, non è come dire un consiglio, non sta suggerendo che tipo di azione fare, che rende il messaggio di questa carta ancora più iconico, ancora più forte. Dovete iniziare a muovervi, a decidervi. Voi siete frenati, siete bloccati completamente, probabilmente da questo lato pratico che voi avete, però appunto il messaggio del vostro sé superiore è quello di
muovervi, perché il cavaliere comunque prende delle azioni, cioè, come dire, attua. Il cavaliere in generale è un'energia di azione. Ora che il cavaliere di denari sia una carta lenta rispetto al cavaliere di spada, al cavaliere di bastoni, non ci piove, nel senso che è una carta, un'energia di azione ponderata, le situazioni vanno soppesate, decise in maniera analitica, pro e contro, per carità, però è comunque una carta di azione. E invece voi siete completamente bloccati, e il messaggio del vostro sé superiore è assolutamente di prendere una decisione che sia appunto soppesata, che sia che usi il cervello, che usi la razionalità, che vedete, queste due carte si rimandano l'una all'altra, ovvero è una decisione presa in maniera equilibrata, in maniera ponderata, però la dovete prendere. Invece voi rimanete così bloccati, un blocco, vi sentite avvinghiati da forze esterne, però come dice l'otto di spade, in realtà è un blocco un po' vostro, perché la via d'uscita l'avete, solo che non la volete vedere, non la vedete, e invece dovete togliervi le bende dagli occhi, in modo da poter appunto prendere una decisione razionale e ponderata. Agire è il messaggio del vostro sé superiore per il vostro bene più alto. Sbloccatevi, non date importanza a questi blocchi esterni che sono più immaginari che altro, perché altrimenti non avrete la possibilità di esprimere voi stessi al meglio, e questo non vi permetterà di raggiungere il vostro benessere. Vedete, questo elefantino non riesce a suonare, non riesce ad esprimere se stesso e la propria natura, appunto a causa di queste liane che lo legano. Spero che questa piccola lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione, vi sia stata d'aiuto. In caso vi invito a mettere like al video, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!